Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Vorresti una camera da letto che sembri più lussuosa? Allora questo video fa per te. Qualche tempo fa ho scritto un articolo su come rendere la casa più lussuosa e trasformato in video è stato in assoluto tra i più visti del canale. Visto che l'argomento ti piace, ho deciso di entrare nel dettaglio della camera da letto. Come sempre, prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like e partiamo! Leonardo da Vinci diceva: la semplicità è la suprema sofisticazione. E questo si può applicare in tutti i campi. Pensa a Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Quindi si può applicare anche in interior. Questo vuol dire che quando si vogliono spazi eleganti, attraenti e lussuosi, dobbiamo prima di tutto ricercare la semplicità. Se vuoi che la tua camera da letto sia elegante e sembri più lussuosa, dovrai trovare la giusta palette colori. L'ideale è scegliere colori neutri come bianco, beige e grigio per muri e per il mobilio più grande. I neutri sono davvero la scelta migliore per esprimere lusso ed eleganza, anche perché sono versatili e facili da abbinare e aiutano a creare ambienti piacevoli che stimolano il relax. Come fare se ami i colori? I colori accesi stimolano la mente e rischiano di non permetterti un relax completo. Questo però non significa che non puoi usarli. Ci sono 3 modi per farlo. Usare il tuo colore preferito ma desaturato. L'ho detto quando ho parlato di neutro. Se ad un colore aggiungi molto bianco, questo diventerà un colore neutro, ma con sottofondo di quel colore. Puoi aggiungere nero per avere un neutro scuro. Questo ti permetterà di avere il tuo colore preferito, ma non essendo acceso non avrà la componente eccitante. Un altro modo è usare colori pastelli. Blu, verde o rosa pastello sono colori tenui che comunque abbinati a neutri danno un poco di movimento pur rimanendo soft. L'altro modo è usare il colore acceso a piccole dosi come colore accento. Non devi rinunciare al colore vivace se lo ami e se lo vuoi in camera tua. Lo potrai aggiungere come colore accento in alcuni oggetti come i cuscini. Se lo stesso colore poi lo hai anche a parete in versione desaturata, avrai un effetto wow assicurato. La scelta del neutro dipenderà dallo stile che hai scelto per la tua camera. Stili come il minimalista, lo scandinavo e il contemporaneo prediliscono neutri puri come bianco, nero e grigio per mantenere la loro formalità e la pulizia dello spazio. Altri stili come il classico, il japandi o il boho si abbinano bene a neutri caldi. Ormai in commercio ci sono tantissimi tipi di carte da parati e questo elemento davvero potrebbe essere un modo per rendere la tua camera da letto sofisticata e lussuosa. Mantenendo colori neutri o comunque non troppo vivaci, come spiegato prima, potresti decorare la parete letto con carta da parati. Renderà quella zona il punto focale e, se ben scelta, darà ancora più importanza al letto, che è l'elemento principale della camera. La pianificazione degli spazi è fondamentale per avere spazi gradevoli da vedere.
Non è tutto solo questione di estetica, così come non è solo questione di funzionalità, ma del bilanciamento corretto di questi due aspetti. Per una camera da letto che possa sembrare più lussuosa è molto importante calcolare bene lo spazio di manovra. Lo spazio tra i vari elementi deve essere sufficiente per potersi muovere facilmente. Non solo, questi spazi vuoti sono importanti anche per far riposare gli occhi. Quindi è essenziale, prima di comprare i vari mobili, fare una pianta in scala della stanza e di tutto quello che vorresti comprare. Questo ti permetterà di posizionare al meglio tutti i pezzi ed eventualmente modificare quegli elementi che potrebbero risultare troppo ingombranti. La prima cosa da vedere è di poter aprire porte e finestre senza ingombri, e poi lo spazio di manovra tra i vari pezzi dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 cm. Se la stanza è piccola, allora sarebbe meglio pensare ad elementi multifunzionali come un letto contenitore, per limitare il numero di mobili o di complementi che creerebbero disturbo sia visivo che di movimento. Il letto, come detto poco prima, è l'elemento principale della camera da letto e quindi è quello che dobbiamo curare di più. Per un aspetto sofisticato è bene abbinare diversi tipi di tessuti che abbiano magari trame diverse. Non è obbligatorio che il letto sia bianco per essere elegante. Anche qui, come per i colori in generale, usa soprattutto neutri, magari di diverse tonalità, e usa, come detto prima, trame diverse. Per dare quel tocco in più usa un bel copriletto, ma aggiungi anche una coperta che abbia un tessuto differente. La puoi mettere ben piegata tutto lungo i piedi del letto per un aspetto più classico o quasi lanciata lì per caso per un aspetto meno formale. Questo creerà del contrasto dando maggiore interesse alla stanza. Saranno importanti anche i cuscini perché daranno sontuosità al letto. Parlo in dettaglio di cuscini qui. Le tende sono importanti se vuoi far sembrare la tua camera da letto lussuosa. Per ottenere un aspetto elegante bisogna saper scegliere le giuste tende che abbiano le giuste dimensioni e corrette proporzioni con il resto. Qualunque sia lo stile che sceglierai, ricorda che la tenda deve essere più larga di 1,5-2 volte la larghezza della finestra. Esse infatti devono sporgere lateralmente di una decina di centimetri. Questo farà sembrare la finestra più larga e, aprendo le tende, permetterai alla luce naturale di penetrare al meglio. Il bastone delle tende deve essere messo il più vicino possibile al soffitto per dar maggior respiro alla finestra e farla sembrare più grande. In caso di soffitti molto alti è importante comunque posizionare il bastone almeno a una quindicina di centimetri al di sopra della finestra. Usa tende che arrivino a pavimento. Le tende corte rimpiccioliscono l'ambiente. Se proprio diventa impossibile o scomodo avere una tenda lunga, meglio optare per un pannello a vetro. Scegli un bel supporto per le tende in metallo o in legno e, ove necessario, prendi dei bei terminali che seguano bene lo stile della camera. Attenzione ai tessuti: quando si dorme è importante riuscire a bloccare completamente la luce, quindi se non hai degli scuri, ante o tapparelle che possano fare ciò, pensa all'opportunità di un doppio tendaggio, mettendone uno filtrante e uno oscurante. Il doppio tendaggio apporta inoltre un po' di contrasto e questo renderà la camera da letto ancora più elegante e la farà sembrare più lussuosa. Lo abbiamo già detto, la percezione di uno spazio non è solo visivo, ma anche quello che sentiamo con gli altri sensi come il tatto e l'olfatto. I profumi sono quindi davvero importanti. Non devono essere aggressivi, va da sé, ma aggiungere essenze in camera da letto la renderà subito più sofisticata. Lo puoi fare tramite candele profumate, diffusori con oli essenziali
e vasi con fiori freschi. Un profumo delicato aiuta a rilassarsi completamente. A proposito di profumi, le piante apportano il profumo della natura, ma non solo. Anche le piante apportano eleganza e lusso ad una camera. Inoltre purificano l'aria rendendola più salubre. Se vuoi conoscere le piante ideali per la camera da letto, ti basterà guardare questo video. Qualunque sia la dimensione della tua camera, uno specchio grande è indispensabile per rendere una stanza elegante e lussuosa. Lo specchio aiuta a illuminare la stanza grazie alla sua capacità di riflettere la luce. Inoltre darà l'impressione di una stanza più spaziosa. Non è solo un elemento funzionale, ma anche un modo per aumentare lo stile, conferendo carattere all'ambiente. Puoi appenderlo al muro o, se è particolarmente grande, anche appoggiarlo a terra. L'importante sarà scegliere uno specchio che, per stile, forma, materiale dell'eventuale cornice, riesca a completare ed enfatizzare lo stile e il decoro che hai scelto per la camera. Se la tua camera è piccola, ti consiglio di posizionare lo specchio dove possa riflettere al meglio la luce, ma soprattutto in modo che rifletta una zona ordinata. Questo farà sembrare la stanza più grande. La luce è fondamentale e può cambiare la percezione degli spazi. Per far sembrare la stanza più lussuosa, non usare solo la luce del centrovolta. Distribuisci piuttosto la luce usando più fonti luminose. Strisce LED nascoste in una cornice che segue il perimetro della stanza per un'illuminazione generale, luce specifica degli armadi, abajur e, perché no, piantane. Più punti luce hai, maggiore sarà anche il comfort visivo, oltre ovviamente a decorare. Forma, materiali delle lampade dovranno, come sempre, esaltare lo stile della tua camera da letto. Per gli abajur non avere paura di osare. Non sei obbligata ad usare le stesse lampade. Al contrario, usarne due tipi diversi potrebbe creare un po' di contrasto e movimento. Le due lampade diverse devono avere un punto in comune, che può essere la forma, il colore o il materiale. Se vuoi saperne di più su come scegliere le luci, ne parlo qui. Bene, spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scriverlo nei commenti. Se poi vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata e soprattutto mi aiuterà a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!